tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mod di WWE 2K24. Questa è la settimana post WWE Payback e AEW All Out, due pay-per-view che ci hanno regalato davvero un grandissimo show. Li trovate nella playlist del mio canale della stagione 2025-2026 e nelle notifiche a tendina che si aprono proprio in alto a destra. Iniziamo subito con l'opener della prima puntata di Raw post Payback, l'ultimo pay per view della WWE. Iniziamo con un bel tornado tag team match, il Judgment Day rappresentato da Damian Priest e da Finn Balor contro i Motor City Machine Guns, ovvero Alex Shelley e Chris Sabin. Un pay per view, ragazzi, Payback, che ora poi parleremo quando trasmetteremo come di consueto dopo questa puntata di Raw, la puntata di Double Dynamite. Poi questo episodio lo facciamo completo anche di SmackDown e Collision, li facciamo magari un pochino più corti, però facciamo tutto completo. E iniziamo, signori, questo open air di Raw su Netflix, ragazzi. Con l'ingresso dei campioni di coppia WWE, Damian Priest e Finn Balor, il Judgment Day, ragazzi. Un Judgment Day che ha sconfitto l'Art Business e ha messo fine a un regno incredibile e lunghissimo. Lo sapete se avete seguito la mia Universe Mod. Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs. On the way to the ring at a combined weight of 439 pounds, the World Tag Team Champions, Finn Balor and Damian Priest, the Judgment Day. E eccoli che arrivano, come stavo dicendo, loro sono i nuovi campioni di coppia, come potete ben vedere. Un Art Business che è stato sconfitto grazie a una serie di aiuti provvidenziali di AJ Styles, che era in netta rivalità con Bobby Lashley. Uno degli scontri che poi abbiamo visto a Payback, perché infatti Bobby Lashley ha sconfitto AJ Styles e ha mantenuto il titolo degli Stati Uniti. La stessa cosa il suo compagno Powerhouse Hobbs ha sconfitto Sheamus mantenendo il titolo intercontinentale. Certo, però i titoli di coppia hanno preso il via e sono tornati al Judgment Day per la seconda volta nella nostra Universe Mod. Era successo nella passata stagione. Tra l'altro vi ricordo che esiste la playlist apposita, si chiama Best of 2024-2025, dove trovate tutti i pay per view, tutte le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate di Raw, SmackDown, Dynamite, Collision della scorsa stagione, ovviamente. E ecco qui Alex Shelley e Chris Sabin, ex campioni di coppia anche loro. Oggi vogliono far ben vedere perché vogliono un'occasione per le cinture. Certo, con la sconfitta dell'Art Business un sacco di team si sono affacciati, erano veramente dei campioni dominanti. Ma anche Judgment Day, ragazzi, 2 volte campioni di coppia, lo sapete. Possiamo iniziare, signori, con Chris Sabin e Alex Shelley, Motor City Machine Guns, che hanno terminato il loro ingresso, eccoli lì carichissimi. Anche Judgment Day dall'altra parte con Damian Priest e Finn Balor. Tornado tag team match senza cambi. E iniziamo subito alla grande questo opener di Raw. Prova Finn Balor, ma ovviamente Chris Sabin interviene subito. Probabilmente intervento non necessario comunque, perché il match è iniziato ora. Attacca il Judgment Day. Oh, tornato di DT di Sabin, ottima esecuzione. Tra l'altro ha travolto anche Finn Balor. Buon per lui. Ora Damian però si libera. Swinging neckbreaker. Spinge Sabin
Poi attenzione, si scaglia su Priest, una serie di gomitate, si libera Damian. Intanto Alex Shelley è andato a raggiungere Finn Balor fuori dal ring. E DDT con Damian dentro il quadrato che, attenzione però, ribalta Sabin, niente da fare, lo schienamento non c'è stato neanche il conto di uno, cross line. Attenzione Damian Priest, oh, prova lo schienamento, 1, 2, no, dice no Sabin. Ora però attenzione perché Motor City Machine Gun tutti e due contro Damian Priest. Bellissima Dragon Rana. È tornato però Finn Balor e va a attaccare Shelley. Snap suplex. Attacca Sabin. Momento di vantaggio adesso per i Motor City Machine Guns. Prova qui Shelley. Uno, solo uno. Beh, per il momento mi sembra un opener non male. Attenzione qui, 1, 2, no, Finn Balor si libera anche Damian che è stato bloccato da Sabin. Attenzione qui, forse una Razor Edge, sì, Damian Priest lo schianta a terra ragazzi, in questa Razor Edge, poi prova, va a vuoto completamente, ma Damian assiste all'esecuzione della mossa finale di Finn Balor. Prova lo schienamento, ora potrebbe essere la fine per il Motor City. 1, 2, no, al Shelley dice no. Attenzione, Russian leg sweep su Damian Priest, poi serie di pugni che Sabin attacca duro. Oh, a vuoto questo tentativo di calcione rosante. Però subisce Damian da entrambi i Motor City. Prova lo schienamento qui, attenzione, ma c'è Finn Balor prontissimo. Attenzione, come ha ribaltato Alex Shelley, ma anche Damian Priest non è da meno su più Sabin. Momento di vantaggio, prova la sottomissione Damian, ma si libera Alex Shelley. Dall'altra parte intanto Sabin, attenzione, mossa ad alto impatto su Finn Balor, doppio tentativo di schienamento qui, 1, 2, no, si liberano entrambi ragazzi. Devo dire davvero un ottimo opener, deve essere una puntata settimanale. Ragazzi, questo match non è valido per i titoli di coppia, però attenzione, Razor Edge con Sabin che è fuori dai giochi, potrebbe essere la fine qui. No, interviene Sabin ragazzi.
Attenzione. Oh, ribalta. Sabin ribalta il tentativo di follow slam di Finn Balor. Però attenzione, perché ora è rimasto da solo contro entrambi del Judgment Day. Attenzione, torna Alex Shelley. Lancia all'angolo Finn Balor. Oh, che Sabin ha battuto intanto. Attenzione, la mossa finale di Damian Priest. Ma c'è Chris Sabin prontissimo. Bel match davvero, bel inizio tra i Motor City Machine Guns e il Judgment Day. Attenzione, neckbreaker e codebreaker poi di Finn Balor su Sabin. Attenzione, Alex Shelley dice no. Tentativo di mossa di Balor. Oh, lo prende con una Cobra Clutch. Lo vuol far sottomettere Balor. Attenzione, in pericolo. Ma Damian interviene in tempo per salvare il compagno. Attenzione, Damian Priest. Oh, che gli ha fatto fare proprio un volo a 360 con questa crossline. Attenzione, Damian. Ha provato ad abbattersi fuori dal ring. Oh, attenzione qui. Tentativo di schienamento. Potrebbe essere la fine, ragazzi. 1, 2. No, Sabin. Attenzione, Alex Shelley. La mossa finale. Ha fatto la mossa finale su Finn Balor, ma non l'ha schienato saggiamente perché Damian Priest era in agguato. Attenzione, altra mossa finale qui. Damian Priest su Sabin. E c'è Alex Shelley. Grande match, grande opener, ragazzi. Grande opener davvero. Non valido per i titoli di coppia, ma direi potrebbe essere un ottimo spunto per il futuro immediato. Vedremo un po', come sempre, perché chiaramente finisce o pay-per-view e come al solito ci mettiamo già alla costruzione del prossimo premium live event, se si parla di WWE, oppure il prossimo pay-per-view se si parla di AEW. Attenzione, Springboard Crossbody Damian Priest. Oh, side slam di Damian. Aspetta, rimangano entro il ring Sabin e Damian. Fuori dal ring Finn Balor e Alex Shelley. Back suplex di Alex Shelley. Attenzione qui Damian Priest. Oh, è la terza mossa finale che mette a segno. Vedremo se no, Alex Shelley aspettava proprio il momento. Grande incontro di coppia, ragazzi, grande incontro di coppia tra Damian Priest, Finn Balor, Alex Shelley e Chris Sabin. Grandissimo Alex Shelley. Ha steso tutti e due membri del Judgment Day. Sentano ora i Motor City Machine Guns. Oh, a vuoto questo tentativo di ginocchiata. Attenzione intanto. Se Alex è pronto a volare. Vediamo un po'. E vola! Batte Finn Balor. TDT. Sanguina Damian Priest. Potrebbe essere l'occasione buona per i Motor City Machine Guns. Attenzione. Attenzione qui. Doppio stomp. Nel mentre Finn Balor ha ceduto fuori dal ring. Ma non vale ovviamente schienamento. Sottomissione fuori dal ring. Alex Shelley lo sta tenendo di guardia. Mentre Sabin si occupa di Damian. La cosa va storto per Alex Shelley e finisce contro i gradoni d'acciaio. Attenzione qua.
lo schienamento, 1, 2, Damian dice no. Lo vedo in difficoltà Damian Priest da quando ha iniziato a perdere sangue dalla fronte. Si vantano i membri del Motor City Machine Guns. Attenzione, Sabin va e abbatte Damian. Attenzione Finn Balor però. Sì, attacca un distratto Sabin, ma ribalta Sabin. Sanguina anche Sabin, match incredibile, prende un attimo il controllo per buttare dentro il ring Finn Balor, scusate, solo quello. No, sì. Ok. E visto ci sono, sapete una cosa, raga? Basta. La mia interferenza è finita. Comunque mossa finale di Shelley su Balor. 1, 2, 3. Vinca nel Motor City Machine Gun con un mio piccolo aiutino. Alex Shelley e Chris Sabin vincano in questo match non valido per le cinture, sconfiggano Damian Priest e Finn Balor e allora saranno loro i prossimi number one contender per i titoli di coppia, ragazzi. Probabilmente match che vedremo, anzi senza probabilmente, al prossimo pay per view, che è il WWE Fastlane, come sempre viene dopo Payback. Ma vediamoci un bel match tra Shinsuke Nakamura e AJ Styles, ragazzi. Due che non troppo tempo fa hanno provato a fare coppia per strappare titoli, appunto, di coppia. Light Business hanno perso. Parte della rivalità che poi ha fatto nascere gli attriti in singolo tra Bobby Lashley e AJ Styles, che poi comunque si sono conclusi a Payback con la vittoria di Bobby Lashley, che ha mantenuto anche la cintura degli Stati Uniti. Qui vedremo un match tra di loro. AJ Styles è già pronto, in realtà, sul ring. Eccolo qui anche Nakamura che arriva. Ma, attenzione, Nakamura dice di no. Non so ben capire. Bobby Lashley. Oh, Bobby Lashley, attenzione, butta dentro il ring Nakamura. AJ Styles non capisce bene, neanche Nakamura in realtà. Cosa vuole Bobby Lashley da Nakamura? Ah, ragazzi, non si sa bene, ma godiamoci questo incontro tra AJ Styles e Shinsuke Nakamura. Ragazzi, Nakamura, non so bene, voleva andare via. È sembrato chiaro dalle sue espressioni. Non voleva tornare on stage. E Bobby Lashley è arrivato. Quindi comunque non per aiutare AJ Styles, con cui è stato, vi ho detto, ora in rivalità fino all'ultimo pay per view, per l'appunto. E questa è la puntata proprio, la prima puntata dopo il pay per view. Vedremo cosa succederà. Intanto godiamoci questo incontro, ma se conosco il vendicativo giapponese che è Shinsuke Nakamura, non penso che lascerà correre questa interferenza non gradita, sicuramente, di Bobby Lashley. Intanto Nakamura colpisce AJ Styles. Va a vuoto con questa ginocchiata Nakamura. Prende il controllo AJ. Lanciato fuori dal ring. Conteggio dell'arbitro. Ma rientra subito Nakamura senza problemi. Irish Whip. German Suplex. Bella esecuzione, ragazzi. Ora va sul paletto il giapponese e parte elbow drop a vuoto e AJ ne approfitta. Attenzione, che mossa,
un'occhiata all'addome, schienamento rapido. E poi certo l'arbitro comunque non sarebbe bastato. Serie di gomitate. AJ Styles. Oh, fantastica serie di mosse del Phenomenal AJ Styles. Se ne lo prende, c'è presa di sottomissione. Nakamura dice no, lo colpisce. Attenzione, conta per lo Style Clash, ma Nakamura ribalta, dice no. Kinshasa a segno. 1, 2, no, dice no AJ Styles. Che botta. Attenzione, toglie il cuscinetto protettivo Nakamura. Oh, e lo butta proprio lì nel paletto esposto. Schiena di Nakamura ha fatto male. Attenzione, prova un altro schienamento AJ Styles. Nakamura è in pericolo anche qui, ma riesce a ribaltare in qualche modo. Bell'incontro ragazzi anche questo. Certo abbiamo avuto un super opener che sicuramente ha fatto la differenza ragazzi. Scambio di pugni tra i due, con nessuno che vuole cedere di fronte all'avversario, nessuno vuole dare la soddisfazione all'altro. Nel frattempo tra l'altro Nakamura perde anche sangue dal volto, non l'ho riportato nel momento giusto. Oh, Pelé kick fantastico. AJ Styles potrebbe anche chiuderla secondo me a questo punto. No, attenzione, è pronto per un Phenomenal forearm. Eccolo a segno, però l'arbitro è distratto perché sta rimettendo il cuscinetto. Ah, vi ricordate il cuscinetto che Nakamura aveva tolto? Vedete a cosa è servito? Ha creato la distrazione. Vediamo però uno. Si è salvato Shinsuke Nakamura grazie al suo trucchetto scorretto. Attenzione, AJ prova la Style Clash e ora potrebbe essere finita. Trucchetto o non trucchetto? 1, 2, 3. Vince AJ Styles, sconfitto Shinsuke Nakamura ragazzi. Here is your winner, the phenomenal AJ Styles. Si rifà con una bella vittoria dopo la sconfitta in pay per view a Payback contro Bobby Lashley. Certo, la sconfitta è stata ben peggiore, non solo perché in pay per view manca, perché era valida per il titolo degli Stati Uniti. Tuttavia vi ricordo che a inizio match Nakamura è stato, diciamo, sorpreso da Bobby Lashley e buttato dentro il ring durante il suo ingresso. E vedremo quindi il giapponese se avrà qualcosa da ridire o meno a Bobby Lashley. Ma andiamo avanti ragazzi. Tag team match: Kairi Sane e Rhea Ripley, la campionessa mondiale WWE, ha sconfitto a Payback Bianca Belair al termine di un Last Women Standing match contro Ronda Rousey, la campionessa degli Stati Uniti, che ha difeso con successo contro Lita proprio a Payback, e Shayna Baszler. Grandi amiche loro, si sono ritrovate dopo il draft. Ronda Rousey, ricordiamo, Ronda Rousey era in All Elite Wrestling nella passata stagione. Poi con il draft abbiamo cambiato un po' di situazioni, un po' di atleti dalle due federazioni. E fa per la prima volta coppia con Shayna Baszler. Quindi vedremo un po'. Ed ecco qua l'ingresso della Mami always on top, ragazzi, la 3 volte campionessa mondiale femminile WWE, Rhea Ripley. Eccola qui ragazzi, grande record per lei, 3 volte campionessa nella nostra Universe Mode. The following contest is a tag team match set for one fall. Introducing first, representing the Judgment Day, from Adelaide, Australia,
the WWE Women's Champion, Rhea Ripley. E eccola qui ragazzi, la mamma che avanza, membro del Judgment Day, con la sua cintura in bella vista. Lei che ha tolto il titolo, come dicevo prima, proprio a Bianca Belair al termine di un grande incontro a Payback. Ha ottenuto la possibilità di andare per la cintura sconfiggendo a SummerSlam Charlotte Flair, e ora è l'orgogliosa campionessa. Vedremo questo match di coppia dove sarà insieme a Kairi Sane, una Kairi Sane che ha sconfitto Asuka nello scontro tra ex amiche, appunto proprio a Payback. Anche questo è successo, la vittoria di Kairi Sane, una grande stagione la sua, in generale nella nostra Universe Mode. È stata campionessa di coppia, è stata campionessa degli Stati Uniti WWE, prima di perdere proprio contro Ronda Rousey, che farà parte del match per l'appunto. Ma ora è il momento dell'ingresso della compagna di oggi di Rhea Ripley, proprio la Pirate Princess, proprio colei di cui stavamo parlando adesso, Kairi Sane. Eccola qui la nipponica con il suo stile. From Yamaguchi, Japan, Kairi Sane. Grande reazione da parte del pubblico, effettivamente c'è da dire una Kairi Sane che sempre meglio in questa stagione, sta facendo una ottima stagione. La stagione è ancora, diciamo, nella parte, si può dire, iniziale. Ci sono stati dei pay per view ancora, anche se ci stiamo avvicinando, ma più o meno alla metà stagione, forse ancora no, però comunque sono già successi un bel po' di fatti nella nostra Universe Mode. Kairi Sane è pronta con le sue tipiche movenze, il suo look per lottare per sto match di coppia. E ora è il momento delle avversarie. Da una parte, ricordiamolo, Rhea Ripley e Kairi Sane, ma è ora il momento dell'ingresso della campionessa degli Stati Uniti WWE, Ronda Rousey, the baddest woman on the planet. The WWE Women's United States Champion, the baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Eccola qua ragazzi, alza la cintura per far vedere chi è Ronda Rousey. Ricordiamo, nella nostra Universe Mode un palmarès incredibile. La scorsa stagione in Elite Wrestling ha vinto per 2 volte il titolo TBS e per 1 volta il titolo mondiale. Comunque WWE ora ha iniziato con il titolo degli Stati Uniti, strappandolo a Kairi Sane, la qui presente per l'appunto. Ma ecco la compagna, grande amica di Ronda Rousey, Shayna Baszler, la decina di spade. The Queen of Spades, Shayna Baszler. È proprio lei ragazzi, proprio Shayna Baszler. E inizia l'incontro ragazzi. In realtà Ronda
stranamente ha dato subito il cambio a Shayna Baszler. Tempo di... E bene così, ok, vedremo un po'. Tanto Ronda Rousey osserva con attenzione Shayna Baszler che sta avendo la meglio in questo momento su... Intanto un saluto a Giorgio. Il ragno non ho capito. Tanto ragazzi, nelle riprese in difficoltà, stanno facendo ottima squadra Ronda e Shayna. Pioneria, ora ribalta. La mette a terra ragazzi. Irish Whip all'angolo. Testa che va a sbattere con quel cuscinetto protettivo all'angolo. Ribalta questa Irish Whip. Ora ha preso un sopravvento di Ripley dopo un inizio tutt'altro che semplice. Inferisce su Shayna Baszler. Prova lo schienamento. 1 2. No, neanche il 2. Azione Ronda. Ha provato a colpirla. Poi l'ha fatta anche Ria, ma niente da fare. Si è beccato un cartone da Ronda Rousey. Intanto una culla improvvisa qui di Shayna. Solo uno ragazzi, scusate per la finestrella nera che si è aperta, ma mi si stava scaricando il joystick, quindi... Attenzione, dal cambio Ria. No, ma che fa Kairi Sane? Attenzione, se ne va Kairi Sane. Incredibile qui amici. Ria Ripley è rimasta da sola contro Ronda Rousey e Shayna Baszler. Kairi Sane se n'è andata, ha abbandonato la sua compagna di oggi qui a se stessa. Una roba che probabilmente scopriremo ormai nelle prossime settimane, perché per il momento qui Ria Ripley deve pensare all'incontro e qui si fa veramente difficile, perché è diventato un handicap match di fatto, con questa scelta di Kairi Sane di abbandonare Ria Ripley. Certo loro non sono tag team partner, si sono trovate oggi per la prima volta, però certo se lo fai a una come Ria Ripley aspettati delle conseguenze, anche se per il momento come ho detto Ria Ripley devi pensare a Ronda Rousey e a Shayna Baszler. Indubbiamente in difficoltà Ria Ripley, perché comunque che deve fare la ragazza con Kairi Sane che l'ha abbandonata. Attenzione qui la Riptide. Ragazzi, sarà rimasta da sola ma da sempre battaglia. Ma interviene Ronda Rousey. Sarà anche difficile questo, perché se vuole vincere veramente Ria dovrà abbattere sia una ma sia l'altra, per impedire anche potenziali interferenze come quella che abbiamo visto ora dopo questa Riptide. Sicuramente non si immaginava uno sviluppo del genere di Ripley, con un tag team che diventa un handicap match all'improvviso, ma riesce là per tutti. Ora prende Ronda Rousey. No, come ribalta qui. Attenzione, la prende Ronda, ma Ria dice no e ribalta. Grandissima di Ripley.
Oh, serie di ginocchiate in Ronda, ragazzi. Ribalda qui. E ora Ronda la prende per la sua presa di sottomissione, la Yuji Katame con cui ha chiuso tanti match, ma no, Ria riesce a togliersi subito, anche se la pressione ha fatto attenzione qui, 1, 2 e 3, incredibile, Rhea Ripley ha fatto finta di essere a terra, culla su Shayna Baszler e ha vinto in 2 contro 1. Pazzesco risultato di Rhea Ripley che sconfigge Shayna Baszler e Ronda Rousey da sola con Kairi Sane che l'ha abbandonato Rhea Ripley, e ora che ha sconfitto queste due toccherà alla Mami pensare a Kairi Sane. Chissà cosa succederà la prossima puntata, ma se conosco bene Rhea Ripley si vendicherà in maniera pesante di Kairi Sane. Comunque vittoria per le statistiche per entrambe, sebbene in realtà Rhea Ripley ha vinto da sola un handicap match in maniera veramente molto intelligente, c'è da dire. Dopo aver preso la mossa finale di Ronda Rousey si è liberata proprio in un attimo, cioè ha fatto proprio finta di essere morta come un orso. Cambio, è arrivata Shayna, l'ha bloccata in una hulla 1, 2, 3. Bello, veramente complimenti a Rhea Ripley. Comunque, è il momento del main event di questa puntata di Monday Night Raw su Netflix. The Undertaker, il nostro nuovo campione indiscusso WWE. Infatti lui ha sconfitto Cody Rhodes di American Nightmare in un casket match a Payback. È stato il main event pay per view che vi consiglio di andare a recuperare, come vi ho detto a inizio video. Lo trovate nella mia playlist. Match incredibile contro Cody Rhodes, ha vinto The Undertaker, è lui il nuovo campione indiscusso, ma stasera se la vedrà con Sheamus in un match ovviamente non valido per la cintura. Vedremo però il primo ingresso di The Undertaker, il nuovo campione indiscusso WWE, qui a Monday Night Raw su Netflix. E eccolo qui, ragazzi, il campione indiscusso WWE, il nuovo campione indiscusso The Undertaker, ragazzi. Ragazzi, è un impatto incredibile. Lui ha debuttato in questa stagione, serie di vittorie veramente impressionanti in pay-per-view, fino all'ultimo scontro di Payback contro Cody Rhodes per il titolo mondiale WWE. E proprio il qui presente The Undertaker ha colto una vittoria incredibile, ragazzi, veramente incredibile, bellissimo match contro Cody Rhodes, il migliore assolutamente della card di un pay-per-view che comunque è stato abbastanza soddisfacente, direi. Questo ingresso tipico di Undertaker, scenografia che la fa da padrona come sempre durante i suoi ingressi, il The Phenom, il Deadman, The Undertaker, che ora avanza, ragazzi, con la cintura alla vita di campione, lui che è sul tetto in questo momento della WWE. E eccolo qua. L'ingresso di The Undertaker è arrivato alla fine e ora è il momento del suo avversario. Banger after banger after banger, ragazzi. Il guerriero celtico Sheamus è qui.
And his opponent from Dublin, Ireland, weighing in at 267 pounds, the Celtic Warrior, Sheamus! Uno Sheamus che è uscito sconfitto da Payback contro Powerhouse Hobbs, il campione intercontinentale in carica. Uno scontro tra Big Man non è nel main event dello show, ragazzi. Un saluto a Rossella Mattanza, thank you. E inizia l'incontro, ragazzi. Sheamus contro The Undertaker. Ottimo inizio. Tra l'altro il pubblico carico per Sheamus. Avete sentito i cori Let's Go Sheamus iniziali? Attenzione, lo carica. Ottimo inizio, ragazzi, dell'irlandese Sheamus. Ma ora ribalta di Undertaker. Questo, ricordiamolo, main event di Monday Night Raw di oggi. Poi passeremo a AEW Dynamite. Fino a attaccare di Undertaker. Aveva avuto un buon inizio Sheamus, ma gliela sta facendo ripagare il The Phenom. Attenzione, vola di Undertaker e abbatte Sheamus. Che offensiva pazzesca del The Phenom di The Undertaker. Cominciato, ribalta la sweep qui però Sheamus. Poi leg drop. Undertaker che è andato a sbattere contro le transene, ma rieccolo qui. Sheamus lo carica. Attacca. Mossa di sollevamento proprio lì fuori dal ring, lo fa più male. Tanto Undertaker si mette a parlare un attimo col pubblico. Dovendo vincerò io. Sheamus anche si gasa, ma nel momento sbagliato. Invece no, perché evita il pugno e poi contrattacca di Undertaker, che però è in piedi. Attenzione, Irish Whip. Oh, Big Boot. Colpisce qui Sheamus, Undertaker, scusate. Ancora impedisce Taker. Attenzione sulla terza corda, non è da lui, non è da The Undertaker. Il leg drop che va a vuoto. Ha provato il leg drop dalla terza corda. Un saluto anche a Genial. Hello my friend. Attenzione, lo prende, lo carica. No. Il Sheamus Irish Whip. Backbreaker su Taker. È tornato Sheamus. Taker in difficoltà. La sua potenza a manipolare il peso di quest'uomo, di The Undertaker. Attenzione, una power slam. No, dice di no. Attenzione, lo carica. Follow slam. Qui un bel match tra pesi massimi, non c'è che dire. Attenzione, Sheamus va e colpisce con questa ginocchiata. Ma in piedi Taker, attenzione. Leg drop. Serie di pugni al volto. Serie di pugni ancora. Sheamus non reagisce. Sheamus rotola fuori dal ring per prendere un po' fiato, ma Taker gli è già addosso, come vedete, fino a colpire senza problemi Sheamus.
Sanguina Taker perché è andato a sbattere di testa pieno contro il paletto a fuori dal ring. Attenzione, è pronto il Brogue Kick, la mossa finale di Sheamus. Fa cercare, sarebbe una vittoria che sarebbe incredibile. No, infatti. E infatti, signori. Serie di pugni. Sale sulla terza corda. Sheamus. Oh, elbow drop, ma va a vuoto. Colpisce. Prova lo schienamento, attenzione, così, dopo un pugno, 1, 2, e no. Non basta. Per avere ragione di Sheamus. Lo prende, attenzione. Chokeslam. Chokeslam su Sheamus. E poi attenzione perché Taker vuol provare la Tombstone Pile Driver. Si è anche abbassato. Attenzione, lo prende. Tombstone Pile Driver. Schienamento. 1, 2. Sheamus. Non basta. Allora Taker non si dà per vinto. Sulla terza corda va. Elbow drop a vuoto. Lanciato. Con banger after banger dice Sheamus. Lo abbatte. Il comeback di Sheamus. Oh. E si carica Sheamus. Proprio lo schienamento, attenzione. 1, 2. Taker dice no. Si dispera il guerriero celtico. Se ne però lo prende di Undertaker. Backdrop. E poi lo colpisce. Bel main event, ragazzi, tra The Undertaker e Sheamus di questa puntata di Monday Night Raw su Netflix. Rotola fuori dal ring Sheamus. Lo graffia alla schiena con le unghie. Russian leg sweep. Attenzione, il conteggio dell'arbitro non lo può finire per conteggio fuori, ragazzi, ve lo dico. No, dai, un match così che fa? Lo può finire per conteggio fuori? Allora, entra veloce, non perde tempo e rientra fuori, vai. Poi per essere alla pari. Vai. Aspettiamo qua. Ti do anche l'attacco dal coso, Sheamus. L'attacco dal paletto se lo fa. Vediamo un po'. No, non lo può fare. Pro kick a vuoto perché The Undertaker evita, ragazzi. Però sta mossa potente. Ragazzi, un match incredibile tra The Undertaker e Sheamus. Lo prende, attenzione qui. Una crucifix. È la fine, ragazzi. 1, 2. Ragazzi, ha detto no Undertaker. Perché se in un primo momento aveva toccato la corda, ma poi evidentemente aveva la forza necessaria per dire mi libero direttamente dallo schienamento. Ancora Sheamus che attacca. Backbreaker. Si vanta Sheamus, vuole vincere. Ricordiamo lo match non valido per il titolo di campione indiscusso WWE detenuto da Taker. Attenzione, la potenza di Sheamus. La powerbomb che schianta Undertaker. Pugno. E poi lo abbatte. Serie di pugni al volto.
sulla terza corda vuol provare Taker. Non gli è andata benissimo le volte che ci ha provato, ma questa volta va a segno con questo micidiale elbow drop. Prova a svitare la testa a Sheamus. Se ne Sheamus rotola fuori dal ring. Ma Undertaker ribalta al tentativo di Irish Whip. Prende un po' di fiato Taker. Match davvero impegnativo questo. Sheamus è un guerriero nato. Attenzione però, perché Taker ora vorrà provare un'altra tombstone, ma ribalta Sheamus in maniera incredibile. Incredibile come ha ribaltato la tombstone di The Undertaker, e ora potremmo andare alla vittoria addirittura. Attenzione, attenzione, frog kick, ma Taker non crolla, non va a terra. È impressionante il Phenom, impressionante. Oh, vola che va a sbattere contro le corde. Mamma mia, che main event, ragazzi, tra Sheamus e The Undertaker. Ora sulla terza corda Sheamus. Oh, flying cross line. Poi serie di pugni. E Taker c'è, lo prende, attenzione, ma ribalta la shock slam Sheamus, incredibile. Mamma mia, che botte e risposte pazzesco qui, ma questo è un match incredibile. Ribalta Undertaker, tentativo di mossa speciale di Sheamus, ma ribalta anche Sheamus. Mamma mia, ragazzi, che matchone. Attenzione, Sheamus potrebbe andare per una vittoria meritatissima. E incredibile, Sheamus sconfigge The Undertaker al termine di un match incredibile, ragazzi. Ragazzi, Sheamus si merita un match per il titolo adesso, ora che ha sconfitto The Undertaker per il titolo più importante della federazione. Flex ai muscoli l'irlandese, ragazzi. Questa è solo la seconda sconfitta di The Undertaker in tutta la nostra stagione. Arrivati fino a questo momento, bello, bellissimo main event. Complimenti, complimenti, complimenti. Che ne avete pensato di questa puntata di Monday Night Raw? Fatemelo sapere nei commenti. Ricordatevi sempre che se vi piacciono i miei contenuti mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Quindi, signori, andiamo ora al prossimo alla prossima puntata, perché ora dobbiamo portare AEW Dynamite, signori. Quindi vediamo un po'. Allora, questo non mi va bene come è stata fatta la faccenda. Io metterei sinceramente, ma perché non Chris Statlander, fondamentalmente. Ok, va bene. Sì, scusatemi, lo sapete, tutte le volte, come sempre, bisogna andare un attimo a modificare la card. Questo va benissimo così. Ok, quindi ci siamo. Poi ok, va bene. Aspettate, scelgo e abbiamo finito, ragazzi. Oddio, ma potrei anche mettere un bel matchone con sì, Julia Hart. E vi presento la nuova aggiunta, ragazzi, del nostro roster femminile, perché con Julia Hart oggi seguirà Sky Blue, signori. Che non vi fate ingannare dal 75 di overall, ma perché lo devo ancora modificare. E Giulia contro Julia Hart. Direi che la puntata ce l'abbiamo, ragazzi. La puntata ce l'abbiamo, signori.
e possiamo iniziare allora questa puntata di AEW Dynamite, signori, e avete già visto che come opener abbiamo il ritorno da WrestleMania, da quando lui ha perso il titolo in un match a 3 che comprendeva proprio Jon Moxley e Bryan Danielson, il ritorno di MJF, Maxwell Jacob Friedman, e iniziamo subito con l'opener, ragazzi. Un MJF che è tornato in pompa magna, più infuriato di prima, e ha subito lanciato una sfida per questa puntata di Dynamite a Bryan Danielson, colpevole a suo dire di essergli costata la vittoria della cintura, perché lui è la perdita della cintura, perché di fatto Jeff non è stato schienato a WrestleMania, però questa è un'eventualità che può succedere in match multipli, dove tutti sono contro, almeno che non c'è un'eliminazione. Qui bisogna, al primo schieramento uno vince. Danielson, in un momento favorevole dove MJF era fuori dai giochi a WrestleMania, questo è stato il main event nella notte 1, WrestleMania notte 1 e 2 nella nostra numero di spot WWE e W insieme. Vi consiglio di andare a recuperare, la trovate nella playlist della stagione 2025-2026, perché sono i due pay-per-view che aprono solitamente la mia stagione, come ho fatto anche con la stagione precedente, che era la prima, la 2024-2025. Comunque, in un momento buono Danielson ha schienato Moxley nel 3-way match di WrestleMania e ha vinto la cintura, diventando il nuovo campione mondiale, che poi però ha perso all'Elimination Chamber, perché ragazzi c'è stato, come per la WWE abbiamo finito di trasmettere Payback, per l'AEW abbiamo anche messo AEW All Out con le sue 2 Elimination Chamber validi per i titoli massimi della categoria maschile e femminile, e Bryan Danielson ha perso la cintura a favore di Jon Moxley, che ha vinto l'Elimination Chamber e il titolo. Quindi per la seconda volta Bryan Danielson, anche l'anno scorso, era entrato nell'Elimination Chamber da campione, non è riuscito a vincere, ha perso la cintura per la seconda volta per colpa dell'Elimination Chamber, ragazzi. Ma d'altra parte, come vi dico sempre io, l'Elimination Chamber è l'obiettivo più, è l'ostacolo più grande per ogni campione, c'è poco da dire, è proprio il più impegnativo di tutti contro altri 6 uomini. Quindi l'Elimination Chamber maschile è stata vinta da Jon Moxley, quella femminile da Saya Kamitani, quindi è finito anche il regno di Mariah May a All Out. Per il resto, ragazzi, ci sono state tutte conferme in realtà a All Out, perché comunque Kyle Fletcher è riuscito a sconfiggere Ellen Knight, ha mantenuto il titolo TNT, i Young Bucks hanno battuto gli FTR, hanno mantenuto i titoli di coppia, e Jamie Hayter ha sconfitto Britt Baker. A parte questo, solo i titoli mondiali sono cambiati per ciò che riguarda l'AEW, perché in realtà c'era anche un altro match, Stephanie Vaquer contro Julia Hart, dove Stephanie ha perso la cintura della Ring of Honor, cintura femminile della Ring of Honor, con la nuova campionessa Julia Hart. Ma eccolo qui, ragazzi, il grande ritorno a grande attesa di Maxwell Jacob Friedman, ragazzi, proprio qui a Dynamite, il nostro ex campione mondiale dell'Elite Wrestling, anche ex campione international, un regno veramente lunghissimo nella passata stagione, forse uno dei regni più lunghi, forse sì, contando entrambe, sia la WWE che l'AEW che noi portiamo nel nostro Universe Mode. Ma eccolo qui, ragazzi, Maxwell Jacob Friedman, Better Than You, and You Know It, che torna qua e vuole proprio Danielson, vuole tornare in lizza quanto prima per il titolo mondiale MJF, un titolo che ha pensato di non meritare di perdere, ma in realtà sbaglia, perché se doveva vincere il 3-way match di WrestleMania invece ha perso, anche se non è stato schienato lui. Carico MJF, e allora ci aspetterà un bel opener, ragazzi, perché un match tra MJF e The American Dragon, Bryan Danielson, ragazzi, è sempre uno spettacolo.
Abbiamo avuto un precedente, se vi ricordate, importante almeno. Nel pay-per-view che abbiamo fatto a 5 federazioni, anche quello lo trovate nella Best of 2024-2025, la playlist della scorsa stagione. Wrestler Dynasty che abbiamo fatto con New Japan Pro Wrestling, WWE, AEW, CMLL e Stardom. Stardom e New Japan partecipato insieme, e ci fu il match proprio tra Bryan Danielson e MJF al Tokyo Dome, valido per il titolo international. MJF era campione, vinto quello da MJF, ma questa è un'altra storia, perché qui siamo ai W Dynamite, siamo in questo opener che sarà sicuramente un grande incontro. Va Danielson. Oh, backbreaker. Per il momento meglio Danielson, mi sembra. Questo match di ritorno. Attenzione, fa le flessioni Danielson, grande stile. E poi colpisce le leve, chiaramente per aprirsi la strada alle sue tipiche prese di sottomissione di Bryan Danielson. Irish Whip all'angolo, cross line, buon momento per MJF. Oh, calcioni ragazzi. Più calci in serie, ma MJF c'è, anche se meglio Danielson ragazzi, c'è da dire. Un Danielson infuriato, sarà infuriato MJF, ma è infuriato anche Danielson sicuramente per aver perso il titolo mondiale proprio a All Out nell'Elimination Chamber, tra l'altro a vantaggio del suo vecchio rivale Jon Moxley. Psycho Kick su MJF che va a terra. 1, 2, no. Dice no Max Jeff Friedman. Attenzione, scambio di pugni. Quando avvengono queste dinamiche, come sappiamo, nessuno dei due per orgoglio vuole cedere all'altro, cadere ai piedi dell'altro a terra. Infatti ecco, sanguina Danielson con questo pugno. Sanguina anche JF ragazzi. Attenzione, serie di pugni, nessuno dei due. E infatti finisce più o meno alla pari, ma MJF è più rapido. Backbreaker. Attenzione, lo porta alle corde. Oh, la sua tipica mossa. Attenzione qui. Che martellata si è preso Danielson. Ora MJF lo trascina lontano dalle corde per evitare un possibile rope break. Prova lo schienamento. 1, 2, no. Se no Danielson. MJF sorpreso. Ora ribalta con il Northern Light Suplex. Prova sulla terza corda MJF. È pronto MJF a spiccare il volo. Sì, una
gomitata sulla fronte, piena fronte, e poi una neckbreaker. Rotola fuori dal ring, ma MJF come un lupo affamato gli era già sopra, ma ora ribalta Danielson, evita MJF. Come l'ha colpito qui. Sconto che si è spostato fuori dal ring, anche se l'arbitro conta i due atleti, giustamente, come è giusto che sia. 4. L'arbitro intima Danielson a rientrare sul quadrato, dice mi devo... Oh, me l'ha battuto MJF. Che volo. Sta tartassando Danielson dopo un inizio promettente da parte dell'American Dragon, ma MJF ha preso piano piano le contromisure. Ora direi sono abbastanza alla pari, anche se un momento di difficoltà Danielson ora. Alla pari intendevo nel computo del totale dei danni, anche se il wrestling non è una cosa che si può determinare ai punti. Attenzione MJF, forse vuole chiudere la contesa, lo prende con la sua micidiale presa di sottomissione, la sua armbar. Danielson in pericolo qui e cede Danielson, vince MJF, scappa subito. Danielson infuriato nero, non voleva perdere dopo aver perso il titolo mondiale all out. Batte anche l'arbitro, ragazzi, e non lo so, infuriato Danielson. Forse finirà qui, forse no. Certo MJF torna con una grande vittoria qui a Dynamite contro l'ex campione mondiale dell'Elite Wrestling. Ma ora andiamo al secondo incontro, signori. Al secondo incontro, perché abbiamo quel matto di Darby Allin, ragazzi, contro Nick Jackson degli Young Bucks. Gli Young Bucks che al termine di un grandissimo incontro all out hanno mantenuto sapientemente le cinture al termine di un pazzesco incontro contro gli FTR, loro che sono 2 volte campioni di coppia e che stanno respingendo un po' tutti gli assalti che gli vengano di fronte. Per il momento però Darby Allin si è candidato contro Nick Jackson per un match, vuole dimostrare ai Bucks il suo valore. Certo, a Darby Allin manca un compagno magari, perché comunque fino ad ora non ha mai fatto parte della categoria di coppia. Vedremo un po' cosa succederà con quel matto di Darby Allin e Nick Jackson, uno degli Young Bucks. Inizia l'incontro, sono già sul ring. Attenzione, spinta, l'arbitro va a terra. Scambio di pugni, e beh, inizia in una certa maniera qui incontro. Vanno fuori dal ring. È iniziato abbastanza col botto. Attenzione, Nick Jackson colpisce. In difficoltà Darby Allin, ma ribalta, attenzione, questo tentativo di Irish Whip. Oh, Darby Allin ha una carriera per ora su Universe Mode abbastanza scostante, come si può dire. È stato presente in dei momenti, è scomparso in altri. Si è fatto vedere un po' così e cos'ha ultimamente. Però ricordiamolo, lui un ex campione TNT nella nostra Universe Mode. Nella passata stagione vinse proprio quella cintura. Intanto ricordo ogni tanto, come sempre, che quando io faccio le puntate, ok, quando sono in live così, volete vedere la card dei prossimi match, o magari se vi siete utilizzati ora anche dei match che hanno preceduto questa sfida, per esempio da Darby Allin e Nick Jackson, trovate tutto in descrizione, tutta la card
al momento trovate tutta la carta ovviamente di Raw che è finito, e quella di Dynamite che comunque abbiamo già pronto. Con il prossimo match sarà Julia Hart contro Giulia, Saya Kamitani contro Kris Statlander, e poi avremo il main event Jon Moxley contro Kenny Omega, e poi dopo porteremo WWE SmackDown e AEW Collision. 3 match e 3 match portiamo di SmackDown e Collision. Poi vediamo un po', che ora in questo momento non sto tanto pensando alle cose, devo portare di storyline, anche se le ho viste all'inizio in realtà, prima di avviare la diretta, ma va bene così. Super kick, ragazzi, in difficoltà netta Darby Allin contro Nick Jackson. Se ne sale sulla terza corda Nick Jackson. Vola con questo calcione alla Rob Van Dam, alla RVD. Continua a infierire su Darby Allin. Quanto sta subendo Darby Allin. Cioè ne si carica però. Anche se insomma, vediamo un po'. Prende un po' di tempo Nick Jackson. E Darby cade nel tranello. Se ne sale sulla terza corda Nick Jackson. E vola qui, ma va a vuoto. Colpisce. Attenzione il ginocchio che va a cadere. Mamma mia, ma che prestazione Nick Jackson sta facendo. Lui che solitamente, sapete, campione di coppia con Matt Jackson, i Young Bucks, Nick e Matt, ma ottimo anche nella carriera di singolo. E forse questo super kick spenge le speranze di Darby. 1, 2 e no, Darby c'è ancora. Lo colpisce con una serie di calci per sbeffeggiare Darby Allin. Subito tantissimo, troppo forse Darby Allin, dovrà fare molto se vuole rimettere il match in carreggiata. Azione neckbreaker. Suplex anche. Ma è lento, è molto lento oggi Darby. Continua a subire l'iniziativa di Nick Jackson. E prova lo schienamento ora. 1, 2 e ancora c'è Darby però. Attenzione sulla terza corda, Nick Jackson è pronto ancora a volare con lo stile fantastico degli Young Bucks. Ancora steso Darby Allin, ragazzi. Quanto sta continuando a subire. Poche reazioni da parte sua, anche se effettivamente picchia là, picchia qua. Serie di pugni di Darby Allin. Colpisce. Attenzione a Darby, che mossa su Nick Jackson. Si carica Darby Allin. Attenzione qui. Ribalta Nick Jackson. Qui AEW Dynamite, super kick. Non la può finire per conteggio fuori, ragazzi, lo sapete. Vedrai. Allora, 1 e 2. Dai, ma perché non... Ok.
Oh, scusami. Ah, pensavo che non rientrava. Boh. Super kick ancora. E ora deve essere la fine per Darby Allin. 1, 2 e 3. Vittoria meritatissima di Nick Jackson. Darby Allin ha lanciato la sfida. Ha perso però l'1 contro 1. Non abbiamo visto il suo compagno di coppia. Chi potrebbe essere ancora? Ma anzi, chi è? Non chi potrebbe essere. Potrebbe esserci sono tanti nomi, ma chi è? Quello ci interessa. Per il momento però festeggiano i Bucks, anche se ha lottato solo Nick Jackson. Darby Allin sconfitto dovrà pensare a qualcosa di meglio se vuole avere una shot titolata per questi titoli. I titoli di coppia dei Bucks. Ma ora andiamo al prossimo incontro, ragazzi. Terzo match di questa puntata di Double Dynamite, lo show di punta della All Elite Wrestling. Julia Hart contro Giulia, ragazzi. Julia Hart per l'occasione, accompagnata dalla sua nuova amica, come ha detto anche Julia Hart, Sky Blue, un'alleata per Julia Hart. Dall'altra parte sì, abbiamo il derby delle Giulie. Dall'altra parte abbiamo Giulia che sta cercando di rimettersi in carreggiata. Una grande delusione non aver partecipato all'Elimination Chamber, anche se ha perso per conteggio fuori e non per schieramento diretto. Comunque ha perso e lei ora si vuole rimettere assolutamente in carreggiata. Lo sappiamo già, ex campionessa TBS, ex campionessa mondiale nella House Universe Mode Giulia. E ragazzi, vuole tornare la minaccia che è per i piani alti, andando a impensierire la connazionale Saya Kamitani, che attualmente è la campionessa, o comunque chi detiene la cintura. Dall'altra parte invece Julia Hart, che ha superato brillantemente Stephanie Vaquera All Out, diventando la nuova campionessa femminile della Ring of Honor. Match non sarà valido per il titolo questo, vedremo un po'. Poi vedremo anche Sky Blue in azione, semmai a Collision. Ma vediamo un po'. Questa è una nuova coppia che si affaccia alla categoria tag team femminile. I titoli di coppia, ricordiamolo, tenuti attualmente da Athena e da Bayley Starks, che hanno difeso con successo i titoli l'ultima volta dall'assalto di Willow Nightingale e di Chris Statlander. E ecco qui Julia Hart, accompagnata da Sky Blue, che sono chiamate The Madness. From Champlin, Minnesota, the Ring of Honor Women's Champion, Julia Hart. E eccolo qui Julia Hart, che arriva sfoggiando la cintura, campionessa della Ring of Honor. Carichissima Julia Hart, anche se sembrava molto più emozionata per lei Sky Blue, che compare per la prima volta nei programmi della All Elite Wrestling. Questa puntata debutto, anche se non sul ring per lei, debutterà a Collision, oppure no, vedremo un po'.
E ora è il momento dell'ingresso dell'avversaria di Julia Hart. Si passa da una Giulia con la J lunga a una Giulia con la G. La idolo-giapponese, The Beautiful Madness, Giulia, eccola qui ragazzi. From Tokyo, Japan, Giulia! Avanza con fierezza, Giulia. Vuole ottenere la vittoria. Certo ci aspetta un bel match qui tra le due Giulie. E può iniziare l'incontro ragazzi. Giulia Hart accompagnata da Sky Blue fuori dal ring contro Giulia, la Beautiful Madness. Uno? Beh, solo uno? Chiaramente. Ragazzi, che inizio della nipponica Giulia. Attenzione, prova un abdominal stretch. No, modificato, applicando la pressione anche sulla gamba, ma si libera. Caccione qui, si è teletrasportato un po' tipo Goku. Pile driver. Mamma mia, sta subendo parecchio Giulia Hart questo inizio. Certo, se vi ricordate il match che ha fatto con Stephanie Vaquera, anche lì aveva subito parecchio. Anche lì ai punti potevamo aver vincere Stephanie Vaquera, ma alla fine c'è stato l'1, il 2 e il 3 di Giulia Hart. È proprio è diventata la nuova campionessa della Ring of Honor. Vado davvero un attimo ragazzi, torno subito, poi il commento vi lascio un attimo con Giulia Hart contro Giulia. Ed eccomi qui ragazzi, sono tornato da bere, ho preso anche una barrettina per mangiare. Un comeback di Giulia con schienamento qui. Beh.
Sto compendo un po' meno perché sto mangiando la barretta. Intanto Julia Hart. Sì, mi sa che è pronto anche un triplo lariat. Infatti. Prova a rialzarsi Julia con l'aiuto delle corde. Ma c'è l'Hart che la butta dentro il ring. Attenzione che presa questa di Julia Hart. Ma ribalta tutto Julia. Da Julia a Julia. Northern Light Suplex. Ma l'Hart è già in piedi, attenzione. Irish Whip. Dice no Julia. Oh, attenzione. German Suplex. Oh, questo sta provando una Northern Light Bomb. E infatti a segno. 1, 2, no. Julia Hart dice no. Serie di testate. E ribalta Julia Hart. Mamma mia, shotgun dropkick. Viene a infierire la nipponica Julia. Boom. Serie di testate sulla inerme Hart. Ah, rivede. No, sì. Hart ha bloccato il tentativo di arrivederci Ni. Non lo fa finire per conteggio fuori questo perché, come sapete, mo ci sto attento, perché abbiamo rovinato più di un match interessante. Attenzione, gli do un assist involontario a Julia Hart. Buttati, oppure perché è finita. E invece l'ha gettata proprio fuori, l'ha battuta, scaramentata. 1, 2, e no. Dice no Julia Hart, è ancora in partita. Bel match ragazzi qui a Dynamite. Terzo incontro di questa puntata. Ribalta Julia Hart. Finito di mangiare sta barretta, buono. Comunque, ragazzi, bel match davvero tra Julia Hart e Julia. Match non valido per il titolo della Ring of Honor, ricordiamolo, detenuto da Julia Hart. Sky Blue che per ora non è intervenuta, ha osservato in maniera tranquilla l'incontro fuori dal ring. Subisce grosse difficoltà per Julia. Attenzione però perché qui ribalta. Northern Light Bomb dal nulla. E questa potrebbe essere la fine del match. 1, 2, 3.
Bella vittoria di Giulia contro Julia Hart. Here is your winner, Giulia! Manda un segnale, ragazzi. Dice voglio tornare entro non troppo tempo per quella cintura, per il titolo mondiale che una volta ho già detenuto. Esulta Giulia, ragazzi. E allora andiamo al prossimo incontro, ragazzi. Penultimo incontro di questa puntata di Dynamite, il quale seguirà poi WWE SmackDown e AEW Collision delle mini puntate. Abbiamo Saya Kamitane, la Phoenix Queen, la vincitrice dell'Elimination Chamber match femminile di AEW Loud, l'ultimo evento in pay-per-view, che vi consiglio assolutamente di andare a recuperare, ragazzi, esattamente come WWE Payback. Vi consiglio però di recuperare magari prima nel caso All Out, nel caso non le avete viste tutti e due, perché a parere mio è stato più bello, ma anche Payback, ragazzi, si è difeso molto bene. Insomma, Sayaka Mitani, che è arrivata quest'anno in All Elite Wrestling, è arrivata alla fine a qualificarsi all'Elimination Chamber match e l'ha vinta, ragazzi, quindi è la nuova campionessa mondiale dell'All Elite Wrestling. Lei che sa già cosa vuol dire tenere una cintura mondiale alla vita. Infatti, se vi ricordate bene, nella scorsa stagione riuscì a togliere il titolo a Toni Storm, Timeless Toni Storm, il titolo IWGP, quindi il titolo mondiale femminile della New Japan Pro Wrestling / Stardom nella mia Universe Mode. Poi nella realtà sarebbe IWGP, sarebbe della New Japan. Comunque, nella nostra Universe Mode fa sia per titolo della Stardom che della New Japan, non la portiamo, però quando a volte facciamo gli eventi combinati, no? Le collaborazioni, ne abbiamo già fatte un bel po'. Le trovate come Fantastica Mania o Wrestle Dynasty. Comunque, Toni Storm sconfisse Io Sky, portò il titolo della New Japan Pro Wrestling femminile in All Elite Wrestling e poi gli fu tolto proprio dalla qui presente Sayaka Mitani, che diventò campionessa della New Japan Pro Wrestling per la prima volta. Ed eccola qui però Sayaka Mitani con il titolo alla vita. Eccola qui, ragazzi, la Phoenix Queen, Yokohama, Japan, the All-Star Women's World Champion, Sarah Carey Tammy. grandissima vittoria e soddisfazione per lei, vittoria del titolo più importante della divisione femminile in AEW, scusatemi, e la vittoria soprattutto dell'Elimination Chamber. È prontissima Sayaka Mitani, la Phoenix Queen, per l'avversaria di oggi, la Cosmic Girl Killer Kris Statlander, ragazzi. Eccola qui, Long Island, New York. l'avversaria di oggi, Kris Statlander. Una Kris Statlander che, se non sbaglio, nella puntata prima di AEW Loud, oppure quella prima ancora di Dynamite, ha avuto la possibilità di, spero di non sbagliarmi, ragazzi, spero che non era Collision, comunque è o nella settimana prima perché me lo dimentico in questo momento, però va bene. Comunque ha avuto la possibilità di diventare campionessa di coppia sconfiggendo Athena e Billie Starkz. Lei era in coppia con la sua grande amica Willow Nightingale, ma le due non sono riuscite a trionfare. Tuttavia, ostacolo molto impegnativo oggi per Kris Statlander, ma ha già dimostrato di avere talento. Lei che ha debuttato, ricordiamolo, questa stagione proprio portata da Willow Nightingale qui in All Elite Wrestling.
E allora andiamo a iniziare questo penultimo match di AEW Dynamite. Saya Kamitani, la Phoenix Queen, contro la Cosmic Girl Killer, Chris Statlander. Attacca Saya Kamitani. Regno di Mariah May, ragazzi, che è stato davvero bello, devo dire, nel nostro Universe Mode. Terminato All Out. Certo, Mariah May, poi da piccola parentesi, poi torniamo all'incontro. Mariah May che è stata sia campionessa TBS prima e poi campionessa mondiale, addirittura ha detenuto per un brevissimo lasso di tempo entrambe le cinture, perché lei arrivò appunto a sfidare per il titolo Giulia, sì, glielo tolse a lei il titolo mondiale, che era già campionessa TBS, che strappò a Jamie Hater a AEW All-In, il premio più importante della federazione, e della scorsa stagione ovviamente. E comunque Mariah May ha perso entrambe le cinture in match a più persone, quindi con più persone dentro, un match eliminazione dove tutto dove ci sono tante variabili che influenzano. Quando ha difeso la cintura in 1 contro 1 non ha mai perso i titoli. Questo è una cosa che onore a The Glamour Mariah May, però il wrestling sappiamo com'è, quindi oggi lei non è più la campionessa, ma Saya Kamitani. Attenzione, bel body slam di Chris Statlander. Poi attenzione, una culla improvvisa sulla Statlander. Solo uno. Irish Whip colpisce con questo super kick. Ora usa la sua potenza per sollevare Saya Kamitani. L'ha proiettata all'indietro. E ancora attenzione, Powerbomb. La prende e la solleva. Schiantata poi all'indietro, sta facendo ancora, ma ha ribaltato tutto Saya Kamitani nello schienamento. Attenzione. No, aveva provato la Statlander in offensiva, ma alla fine attenzione, Enziguri kick. Però ragazzi sta facendo valere parecchio. Attenzione qui, la carica. Blue Thunder Bomb. 1, 2 e no. Saya dice no. Match, ricordiamo, non valido per il titolo di campionessa mondiale dell'Elite Wrestling, detenuto dalla Phoenix Queen Saya Kamitani. Attenzione, l'agilità di Saya Kamitani. E la strozza ora in maniera irregolare. Una Spanish Fly, ragazzi. E attenzione, forse è pronta una Phoenix Splash. A segno, potrebbe essere la fine per Chris Statlander. 1, 2. La Statlander all'ultimo, non ci crede Saya Kamitani. Pensava che era finita. Attenzione, Chris Statlander in qualche maniera
si porta in vantaggio Body Slam. Guarda il pubblico, Chris Statlander vuol provare una mossa finale. Attenzione, la carica. Oh, la Tombstone. Pile Driver. La mossa finale di The Undertaker. Ma rope break, perché il piede è sotto le corde e quindi da regolamento bisogna interrompere lo schienamento. Si è salvata Saya Kamitani, ragazzi. Che sfortuna per Chris Statlander. Che sfortuna, ragazzi. Il rope break. Tra l'altro, oh, questo spinning kick devastante. 1, 2 e 3. Vince Saya Kamitani. Sconfitta Chris Statlander. Quindi ci ha difeso il titolo, ma non c'era il titolo in palio. Comunque vabbè. Alza la cintura Saya Kamitani. Ma è Becky Lynch, The Man. Attenzione. È The Man Becky Lynch che si è presentata qui, l'ex campionessa TBS in questa stagione. È arrivata con il draft. Saya alza la cintura al cielo. E ragazzi, mi sa che ci vedremo un bello scontro tra Becky Lynch e Saya Kamitani al prossimo pay per view dell'Elite Wrestling AEW Halloween Evoque. Ragazzi, per il momento è il primo incontro ufficiale che abbiamo, signori, per il prossimo pay per view dell'Elite Wrestling, che voglio fare un evento, visto che AEW è out perché c'erano 2 Elimination Chamber, abbiamo dovuto togliere 2 match ai soliti 8 che portiamo. Questa volta voglio proporre qualche match in più, ovviamente, quindi magari ci sta che è un pay per view un pochino lunghetto Halloween Evoque, voglio fare una roba un pochino più carica. Il primo match, ragazzi, ce l'abbiamo. Saya Kamitani contro Becky Lynch per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling. Una shot meritata, direi, secondo me, per The Man. Un shot che gli do io, perché lei poi si è presentata per far cazzi sua, ma va bene così, e dite, oh, voglio il titolo. Decido io, però, tuttavia una shot meritata, perché è arrivata, è stata campionessa TBS, ha fatto dei grandi match, è Becky Lynch, quindi per la prima volta deve andare per la cintura. Ricordiamo, The Man è arrivata in questa stagione nella nostra Universe Mode con il draft tra i WWE, che accennavo anche prima. Ma ora è il momento, ragazzi, del main event di questa puntata di AEW Dynamite. Jon Moxley, che ha vinto l'Elimination Chamber di All Out, è il nuovo campione mondiale dell'Elite Wrestling, contro Kenny Omega, The Cleaner, in un match non valido per il titolo, ma che sarà il main event di questa puntata di AEW Dynamite. E eccolo qui, attenzione, attenzione, l'ingresso del campione mondiale dell'All Elite Wrestling. Eccolo qui, Jon Moxley. Quel killer pazzo di Jon Moxley, capo dei Death Raiders. The Rough Riders from Cincinnati, Ohio, weighing in at 225 pounds, the All-Star World Champion, John Cox Lee. Jon Moxley, ragazzi, in tutta la sua semplicità nel look, il brutale Jon Moxley, eccolo qui. 2 volte campione mondiale del nostro Universe Mode dell'All Elite Wrestling, ragazzi. Si presenta per questo main event contro Kenny Omega, il Cleaner, membro, o per meglio dire, sì, è membro. In realtà Kenny Omega non si è mai espresso particolarmente, ma come avete seguito, se avete seguito le storie di questa stagione, si è unito alla Don Callis Family, ovviamente capitanata da Don Callis, e di cui fanno parte anche Kyle Fletcher e Konosuke Takeshita. Quindi attenzione cosa succederà oggi, perché una sfida tra stable potrebbe essere nell'aria se le cose si mettono male oggi, se le cose esulano da un semplice match di wrestling, soprattutto nel post match. Ma eccolo qui il Cleaner, Kenny Omega, ragazzi.
Eccolo qui il cleaner, ex campione international nella nostra Universe Mode, ex campione di coppia anche insieme a Will Ospreay, prima i due diciamo deflagrassero completamente, hanno avuto proprio il collasso interno con la rivalità tra i due, che poi ha portato proprio Kenny Omega a entrare nella del Callis Family, vinta da Kenny Omega la rivalità. Avanza ora verso il ring Kenny Omega in questo main event contro Jon Moxley. Abbiamo iniziato subito e era andato un attimo a sciacquarmi il viso, raga. Che proprio inizia, ragazzi. Kenny Omega ha iniziato in maniera fantastica contro Jon Moxley. Qui va, attenzione a quel matto di Moxley, è il campione, non a caso 2 volte campione dell'Elite Wrestling, come ho ricordato anche prima, vincitore dell'Elimination Chamber match. Dell'altro ha terminato il regno da campione dell'American Dragon Bryan Danielson, che abbiamo visto nell'opener della puntata affrontare MJF nel ritorno di Max e Jacob Friedman dopo WrestleMania. Attenzione, grande inizio, ragazzi. Kenny Omega che ora parte. Ha battuto ma già in piedi Jon Moxley. Testa che va a sbattere contro il paletto per Kenny Omega. Attenzione, provato con una spallata Moxley a colpirlo, ma Kenny Omega in maniera elegante come è riuscito a evitare. Attenzione, Irish Whip di Kenny Omega, crossline. Kenny lancia ancora una volta fuori da ring Moxley. Attenzione, cosa vuol fare Omega? Powerbomb contro l'Apron Ring, ragazzi. Si carica Kenny Omega. Attenzione, a vuoto questo shooting star press standing, colpisce. Che lancio di Jon Moxley, ragazzi.
battaglia tra Kenny Omega e Jon Moxley qui in questo main event di AEW Dynamite, prima puntata post AEW All Out, l'ultimo evento pay per view che abbiamo trasmesso. Attenzione, Moxley abbatte Kenny Omega, che bomba! Oh, suplex. Attenzione, ora la trascina fuori, probabilmente vorrà provare ora la mossa finale. Attenzione, lo prende, lo vuole strozzare, pericolo per Kenny Omega. Oh, riesce in qualche modo a rompere la presa di Moxley e colpisce Moxley. Attenzione, la carica, la lancia di testa contro palestra, continua a colpire Moxley. Oh, ribalta la sweep Kenny Omega e colpisce con l'arbitro che per poco ci stava per andare in mezzo. Avvolto qui e poi Moxley, springboard, dropkick, incredibile. 1, 2, no, Kenny Omega dice no, ragazzi. Però Moxley col tempo ha preso il vantaggio. Attenzione, è pronto per una Death Driver. Oh, dice no Kenny, dice no e lo colpisce con questa V-Trigger. E poi attenzione, One Winged Angel a segno. 1, 2, ma Moxley dice no. Attenzione, lo prende, Powerbomb con schieramento annesso. 1, 2, no, ancora Moxley. Grande match tra questi due. Attenzione, Omega, V-Trigger. Standing Shooting Star Press. Oh, ribalta con l'Irish Whip Moxley. Si mette in piedi per Omega e gli dice vieni qua. Colpisce. Attenzione, ancora una volta One Winged Angel a segno. 1, 2, ma come ha fatto Moxley, ragazzi, a resistere a 2 One Winged Angel. Io però volevo fare un roll up, non sapevo, ogni tanto mi prende, ma forse questa non è l'occasione per poterlo fare. Attenzione qui, attenzione, prova a sottometterlo e ora potrebbe essere la fine, ragazzi, potrebbe essere la fine. Kenny Omega cede, vince Jon Moxley. Jon Moxley, che vittoria, bel main event qui contro Kenny Omega. Ora se ne va Moxley, sconfitto il The Cleaner, ma attenzione però, si gira Moxley. No, ha preso una serie, attenzione qui, e colpisce Kenny Omega, ragazzi. A match finito, io l'avevo detto che qualcosa potrebbe succedere a questi due, e la scintilla l'ha piccata proprio il campione, colpendo Omega, sconfitto a terra, indifeso, in maniera proprio incivile. Vedremo cosa succederà. Non credo che Omega lascerà passare questa cosa. Quindi, ragazzi, abbiamo portato WWE Raw, abbiamo portato AEW Dynamite. Ora cosa manca? Mancano WWE SmackDown e AEW Collision. Sì, tutti i match sono terminati, lo sappiamo molto bene. Allora, SmackDown andremo un attimo
come sempre a fare la card, ma qui tanto sono pochi match. Allora, questo tra Sabin e l'abbiamo già vista a Raw sta roba, quindi si può togliere. Ma io terrei, sì, con la differenza che magari si fa, ok, abbiamo già fatto la card, devo solo cambiare e mettere un tornado tag, sì. Perfetto ragazzi, possiamo iniziare signori, Oggi abbiamo una card un po' particolare signori, non c'è dubbio. E iniziamo allora questa puntata di SmackDown, show secondario della WWE. Iniziamo con l'opener, proprio come abbiamo fatto con Rook, abbiamo fatto Judgment Day contro Motor City Machine Guns. Mo facciamo i The Guns, Austin e Colten Gunn contro Bron Breakker e Bronson Reed. I Guns, che come sapete sono stati draftati in questa stagione dalla All Elite Wrestling, hanno provato a vincere le cinture di coppia quando i campioni erano l'Art Business, che ora non so più perché ricordiamo sono Judgment Day, ma non sono riusciti. La solita cosa, Bronson Reed e Bron Breakker hanno provato entrambi a strappare le cinture, ma adesso ragazzi abbiamo un incontro tra di loro. Vediamo un po' chi dei due sarà magari il più meritevole di avere una possibilità insieme ai Motor City Machine Gun, ricordiamolo, magari facciamo un match, un 3-way di coppia valido per i titoli. Insomma, vedremo un po', quella è roba per più avanti, per il prossimo pay-per-view, per Fastlane della WWE. Ma adesso siamo a SmackDown e iniziamo con l'opener. Ecco qui i Guns, Austin e Colten Gunn, i figli di Billy Gunn, Mr. S, se qualcuno se lo ricorda ragazzi, per essere degli anni 90 e primi del 2000. In realtà wrestling è anche più avanti perché ufficialmente non si è ritirato ancora se non sbaglio, però lotta sporadicamente da non so quanti anni. E eccoli qui, i fratelli Austin e Colten Gunn, che avranno l'onore di aprire questa puntata di WWE SmackDown contro Bronson Reed e Bron Breakker, che nella nostra season mode l'abbiamo chiamati Weapon of Mass Destruction. Sì, lo so, veramente pomposo e impegnativo, però siamo anche nel wrestling ragazzi, non ve lo dimenticate mai. Quindi i Gunn sono pronti nell'ingresso dei loro avversari di oggi per questa puntata di WWE SmackDown. E eccoli qui ragazzi, Bron Breakker e Bronson Reed. Weapons of mass destruction. È carico Bronson Reed, è carico anche Bron Breakker, il War Dog. E siamo pronti anche noi per questo match di coppia che apre WWE SmackDown. Match importante per, diciamo, i vari ranghi del number one contender per i titoli di coppia, per un po' stabilire chi è più meritevole o meno, lo sapete? Nuovi campioni, nuove sfide con la categoria di coppia. Prova subito lo schienamento Bronson Reed, ma un po' presto.
Poi successivamente avremo un match molto particolare, ragazzi, perché King Booker, conosciuto anche come Booker T nella Star Universe Mode, ha la gimmick per la King. Ha lanciato una sfida a Harley Race, ragazzi, perché vuol determinare chi è, a suo dire, il vero re del ring. Ora, considerato che Harley Race è King Harley Race e lui è King Booker, beh, direi che la sfida si scrive da sola in questo match particolare che vedremo a SmackDown, abbastanza inedito, c'è da dire. Harley Race, debutto assoluto qui in WWE, nella nostra Universe Mode, non fa parte del roster tuttora, in realtà ma ha accettato la sfida. Vedremo se porterà avanti qualcosa oppure no, questa curiosa sfida tra King. Intanto però siamo qui con questo opener, un springboard elbow smash dal battere Bron Breakker e poi una bulldog di Bronson Reed. Volta in gun, ragazzi, ne subisce da tutti e due. Bullizzata, guardate quanti colpi subisce. Attenzione, entra anche l'altro gun, ma è ancora un 2 contro 1. Attenzione però, perché Bron Breakker sulla terza corda, no, ci ha ripensato, ha detto perché non prendersi questo vantaggio. Attenzione, ribalta qui. Attenzione, lo schieramento su Bronson Reed. 1. Il pugno dalla terza corda sulla fronte piena. Attenzione, una natural selection su Bron Breakker e prova lo schienamento. 1, 2, Bron dice no. È stata una GTS modificata dall'altra parte su Bronson Reed. E insomma, tutti e due hanno rischiato, tutti e due, ragazzi, ma hanno kick-outato entrambi, sia Bron Breakker che Bronson Reed. Attenzione, la Fameasser su Bron Breakker e poi un bulldog su Bronson Reed, lanciato Irish Whip. Attenzione qui però, prova lo schienamento con il pugno, con il piede appena appoggiato. Mancanza di rispetto di Bron Breakker. Attenzione però ora neckbreaker. Devastante questa powerbomb di Bronson Reed. E va a colpire Bronson, attenzione qui. 1, 2 e se perdeva così, ragazzi. Che risate mi faceva se perdevano così Bronson Reed e Bron Breakker. Con Bronson Reed che c'era distratto per risultare e quell'altro springboard dropkick. Ora però è Bronson Reed che viene corcato, è il colosso. Attenzione a... come l'ha
battuto. E che mossa su Bron Breakker, potrebbe essere la fine. L'arbitro ci ha messo un pochino di tempo, però 2 e 3 con il lancio poi fuori dal ring dell'altro Guns da parte di Bron Breakker. Bella vittoria dei Guns, Austin e Colten Gunn che si lanciano prepotentemente nella categoria di coppia, sconfitti Bron Breakker e Bronson Reed. Vedremo cosa riserverà il futuro immediato a questo tag team. E ora è il momento del match che vi dicevo prima, Re contro Re, King Harley Race contro King Booker. Ragazzi, come ho detto, questa è una sfida nata così, con Booker T, ovvero King Booker, che ha sfidato King Harley Race a una sfida per decidere chi è il vero re del ring. Entrambi che si sono sentiti sempre re del quadrato, non solo, anzi più che per il significato che ciò vuol dire, per l'aspetto, per la gimmick. Ovviamente si parla del nostro Universe Mode perché sono stati due grandi campioni nella disciplina, Harley Race e King Booker, specialmente Harley Race. Ma iniziamo questo incontro speciale Re contro Re qui a SmackDown. Attenzione, Harley Race è già qui, King Booker sta entrando ora e Harley Race attacca senza aspettare che Booker T entra, ragazzi. Il re Harley Race. E vedremo ora questo incontro, signori, tra King Booker e Harley Race, con Harley che non ha aspettato la fine dell'ingresso, proprio ha atteso il momento dove Booker T era distratto, che stava entrando sul quadrato come di consueto, e ha attaccato Booker T. A vuoto Booker e lo colpisce alle Race con questa crossline. Certo che mancanza di rispetto iniziale, c'è da dire. Ora prende Harley Race. Va a vuoto? No. Nel suplex, va a sbattere, prova lo schienamento sul wrestler vintage, sul wrestler più vintage della nostra Universe Mode, ragazzi. Harley Race, va Booker T, attacca, side slam su Harley Race. Attenzione allo schienamento improvviso di Harley. Uno, niente da fare. Colpisce con questa crossline. Ruvido lo stile di Harley Race, ma efficace. Che calcione tipico di Booker T. Niente, Harley Race dice no. Attenzione, Booker T vorrà provare una mossa finale, la scissor kick, ma va a vuoto. Dice no Harley Race. Ha evitato una delle mosse più letali di Booker T. La testa va a sbattere contro il cuscinetto protettivo, quindi lo carica e lo schianta a terra. E poi ancora ginocchiata in caduta su Harley Race. La seconda va a vuoto. Irish Whip. Se ne toglie il cuscinetto protettivo Harley Race. Vorrà provare una distrazione o qualcosa, oppure un Irish Whip contro proprio quel paletto. No, Booker T gli impedisce il tentativo, ci doveva pensare prima Harley Race. Attenzione, Irish Whip. Base slam.
difficoltà Harley Race. Ora l'arbitro va a rimettere a posto il cuscinetto dall'angolo. A vuoto qui Booker. Attenzione, lo prende. Con schienamento annesso. 1, 2 e Booker dice no. Ricordiamo ragazzi che all'inizio si è preso il vantaggio all'inizio del match, perché mentre Booker T stava entrando sul ring l'ha attaccato di sorpresa. Allora però Booker gliela sta facendo pagare, c'è da dire, sanguina anche alle Race. Ancora in questo match re contro re, King Booker contro King Harley Race. Calcione qui, lo va a sbattere contro il tavolo di commento. Io poi deciso sul da farsi King Booker, non so bene cos'è che stia aspettando. Io però non voglio far finire per conteggio fuori il tutto e quindi rientro sul quadrato. Ripartiamo, va, che quello non si sa che fa, quello si addormenta. Spinaruni time. No, ho sbagliato. Ah, ok, va bene. Vai, siamo pronti. Vieni, entra. Alla pari, amico. Vai, siamo pronti. Vai, vai, vai. Ripartiamo. La contesa riparte. A vuoto la ginocchiata delle Race. Ma è in piedi alle Race. Attenzione, Irish Whip però ribaltato. A vuoto. Questa offensiva di Booker T. Ginocchiata che va a segno. Lo colpisce. Lo strozza in maniera scorretta Harley Race. Attenzione, lo porta a sbattere la testa contro l'angolo. Serie di pugni. Ancora una volta a inserire sulla gamba di King Booker. Irish Whip. No, shoulder block. Attenzione, toglie ancora una volta il cuscinetto. Harley Race vuole ancora una decisione dell'arbitro, si mette in posa, dice sono il più forte, ma King Booker è pronto, evita il colpo, ma lo evita anche King Booker. Spinebuster. Il proprio schienamento potrebbe essere la fine per Harley Race. 1, 2 e no, dice no Harley Race. Attenzione, King Booker forse è pronto per la scissor kick, no, bookhand, e ora è la fine ragazzi. Ma l'arbitro è distratto per il Madonna ragazzi, la strategia di Harley Race ha fatto breccia. Chissà se basterà questa distrazione. 1, 2 e 3. È bastata ragazzi. Harley Race era così cotto che nonostante tutti i secondi persi dall'arbitro per mettere a posto il cuscinetto, ha perso. Vince Booker T ragazzi. Questo incontro King Booker sconfitto King Harley Race. Festeggia qui il sovrano, l'autoproclamato sovrano della WWE. King Booker ragazzi. Ma ora è il momento del main event di questa puntata di SmackDown. Nia Jax contro Ronda Rousey, una Ronda Rousey che abbiamo già visto impegnata nella puntata di Raw che abbiamo trasmesso all'inizio. Era insieme a Shayna Baszler contro Rhea Ripley e Kairi Sane. Poi Kairi ha abbandonato la sua compagna e tuttavia sono state beffate sia lei che Ronda Rousey, perché Rhea Ripley è riuscita a vincere comunque in 2 contro 1. Adesso però a questo main event contro Nia Jax. Una Nia Jax che è arrivata dal draft con l'AEW,
deve ancora trovare il mordente in realtà questa stagione in WWE, ma eccola qui ragazzi, contro Ronda Rousey, questo match che non sarà valido per il titolo degli Stati Uniti detenuto da Ronda Rousey. The following contest is scheduled for one fall, making her way to the ring from San Diego, California, Nia Jax. E avanza Nia Jax. Nia Jax che per ora ha perso di mordente, però ora potrebbe essere il momento della svolta, perché in una delle puntate, non mi ricordo quale, di Raw, prima però di WWE Payback, quindi l'ultimo preview che abbiamo trasmesso, ha trovato una vittoria assolutamente fuori pronostico contro Bianca Belair, quando Bianca era nella sua rivalità contro Rhea Ripley, che poi l'ha portata a perdere la cintura contro la Mami, che è l'attuale campionessa. Quindi in qualche modo andava premiata ragazzi. Mandiamola contro Ronda Rousey. Vediamo cosa fa. E ecco che la baddest woman on the planet, Ronda Rousey, Ronda Rousey, alza la cintura degli Stati Uniti al cielo. Fa vedere a tutti chi è la campionessa. Ed era pronta per questo match, questo main event di WWE SmackDown, Nia Jax contro Ronda Rousey. Pubblico tutto per lei, a quanto abbiamo sentito ora. Inizia direi con il piglio giusto, colpendo Nia Jax. E attenzione, niente da fare, voleva sbattere Ronda Rousey la testa di Nia Jax, ma l'ha fatto Nia e ora la carica gola che va a sbattere contro le corde. Attenzione a Ronda Rousey, che potenza ragazzi su Nia Jax. Attenzione Ronda. Attacca ancora Ronda e ora no, anche stavolta Nia Jax ribalta, ma sta subendo per il momento, deve fare molto di più Nia. Si può iniziare così, in queste prese, in queste mosse di sollevamento, sfruttando la forza di Nia Jax. 1, 2, niente da fare. Chiaramente una come Ronda non cede certo così. Fino a colpire, ma Nia Jax risponde colpo su colpo. Attenzione però, torna ancora tra le grinfie di Ronda, colpita, ma Nia ribalta signori. Side slam. 1, 2,
No. Pensavo. Il 2. Colpisce, sei ginocchiate dalla parte dell'ex fighter dell'UFC Ronda Rousey. Ronda Rousey. Sonia Nia Jax rotola fuori dal ring, prendere un po' di fiato, ma la batte Ronda con questo volo. Ha provato Nia ad abbatterla, ma Ronda era già rientrata sul ring appena in tempo. Attenzione qui, lanciata ragazzi, non è semplice. Prova lo schienamento ora su Nia Jax. Uno, solo uno, fino a colpire Ronda Rousey. La prende, attenzione, niente da fare, serie di gomitate. E attenzione Ronda, eccola qui la Jushikatame. Nia in pericolo. Riesce a liberarsi dalla presa letale di Ronda. Evita qui però la lancia scatenata Ronda Rousey. Carica, attenzione, testa che va a sbattere contro l'angolo, signori. Attenzione, la prende, testata piena di Nia Jax. Che match sta facendo Nia? Attenzione qui, attenzione, è pronta la Annihilator, chiamata anche Banzai Drop. A segno. Ronda dice no ragazzi, ricordiamoci che Nia Jax, sebbene poi allora in AEW nella scorsa stagione non ha vinto nulla, per il momento neanche in WWE, però lei è riuscita a battere Bianca Belair da campionessa in un match non valido per il titolo, e anche Toni Storm quando era in AEW era campionessa anche lei in quel periodo, quindi da una parte lei ha sconfissato 2 campionesse mondiali in 2 match però non validi per i titoli. Quindi insomma vanto ma anche un po' di sfortuna, si può dire. Attenzione Ronda, cosa sta facendo Ronda Rousey? Fuori dal ring dove fa più male ragazzi, lo dico sempre. Ma non finirà così il match. Non finirà così il match, assolutamente. Vediamo di... Vieni, rialzati. Vai. Siamo pronti. Questa spanciata di Nia Jax che abbatte Ronda. Side slam. Sono Nia Jax che questa spattuta di Ronda. Testa che va a sbattere qui contro un paletto. Body slam. Prova lo schienamento, attenzione qui. 1, 2 e Ronda dice no. Cosa sta facendo Nia? Un po' indecisa su da farsi, prima è uscita però ora. Attenzione, abbattuta, veramente in difficoltà adesso la campionessa degli Stati Uniti Ronda Rousey.
prova ancora lo schienamento. 1, 2, ancora dice no Ronda. Attenzione, ribalta qui Ronda Rousey, attenzione. Colpisce alla schiena Nia Jax. E poi attenzione qui Juji Gatame, no, voleva provare la Juji Gatame Nia Jax, ma ha ribaltato, cioè scusatemi Ronda Rousey, ma ha ribaltato Nia. Attenzione, prova lo schienamento. 1, 2, continua. E vince Ronda Rousey, signori. Bel match davvero contro Nia Jax. Aia, non è finita qui. Proprio come abbiamo visto tra Moxley e Omega. Qui la solita roba. Attenzione, Zoe Stark arriva. È arrivata a salvare Nia Jax in maniera del tutto inaspettata. Si chiude così comunque questa puntata di SmackDown e vedremo cosa succederà tra Nia Jax e Ronda, perché di sicuro non è finita qui. Ora io arrivo subito ragazzi, andiamo a portare Collision e arrivo subito perché mi devo un attimo staccare dal commento.
The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Yonkers, New York, weighing in at 247 pounds, Eddie King Stone! And his opponent, representing the Ministry of Darkness, from California, weighing in at 295 pounds, Brody King!
The following is scheduled for one fall, making her way to the ring from England, the All-Star Women's Television
Champion, Ginny Heather. And from Long Island, New York,
here is your winner, AJ